Nella scorsa immersione avevo trovato un mare quasi completamente deserto. Colpa della temperatura troppo alta e dell'assenza di mareggiate o solamente colpa della pressione di pesca? Dopo qualche settimana decido di riprovare ad immergermi. Finalmente si vede qualche onda e forse qualche pesce più potrebbe aggirarsi nel bassofondo. Qui il fondale è ricco di nascondigli e rocce, dietro le quali nascondersi nella speranza di vedere qualche preda interessante. Dopo qualche tentativo, vicino ad una grande roccia, scorgo i primi pesci, salpe e saraghi che stanno mangiando sul fondo. Un segnale finalmente positivo. I pesci sembrano esserci. Concludo l'azione scivolando sopra lo scoglio, lentamente, sperando di incontrare qualche cefalo che sta mangiando sopra la roccia, ma non vedo nulla. Però poco più avanti individuo alcuni cefali che stanno mangiando in lontananza, però si trovano su un fondale più basso. Se avanzassi mi vedrebbero e allora l'unica occasione che ho è quella di prendere pochissima aria e provare a scendere senza fare alcun rumore con le pinne e cercando di avanzare lentamente dietro lo scoglio. Riesco così ad avvicinarmi senza troppi problemi. Arrivo a tiro, ma i pesci sono piccoli e non voglio sparare. Mi sposto più avanti, tra alcune rocce affioranti, dove le onde creano parecchia schiuma e dove spero di trovare una spigola. Mi immergo e mi muovo vicino al fondo. La visibilità è praticamente nulla e devo essere veloce a sparare se vedessi un pesce. Proprio quando comincio a rivedere qualcosa, intravedo un'orata che mangia davanti a me. Appena mi vede schizza veloce via e il mio tiro è impreciso e quasi inutile. Con un fucile così lungo purtroppo è molto difficile sparare in velocità, ma ci ho voluto provare comunque. Contento di cominciare a vedere qualche pesce nella schiuma, mi sposto più avanti, alternando agguati e aspetti. Ed è così che vedo un grosso cefalo che nuota tranquillo. Sarà difficile avvicinarlo perché nuota in una determinata direzione e in questi casi è quasi impossibile fargli cambiare idea, soprattutto in acqua bassa. Provo però un agguato, sperando che torni indietro, ma non succede. Il pesce continua a nuotare tranquillo, però non mi ha visto e non si è spaventato. Potrei incontrarlo di nuovo e provo allora a fare degli aspetti in quella zona. 5 minuti dopo il cefalo ritorna. Nuota però molto alla larga. Questo pesce probabilmente la sa lunga e non si avvicina abbastanza da consentirmi di sparare. Mi gira intorno e per un momento credo che sia a tiro, invece era lontano e l'asta non è neanche arrivata, tutta colpa dell'acqua molto chiara. In questi casi il pesce sembra sempre più vicino e piccolo, mentre in realtà è grande e lontano. Continuo però con la mia caccia, felice che finalmente si veda qualche pesce. Anche i ricci qui sono numerosi, perché fortunatamente in Sardegna ne è stata vietata la raccolta. Qualche metro più avanti vedo uno strano quartetto, 2 perche, un sarago e un tordo. Mi avvicino curioso e vedo subito un bel polpo sotto uno scoglio. Lo prendo per inquadrarlo bene con la telecamera e sembra anche abbastanza grande per essere catturato. Ma ci ripenso, è troppo simpatico e decido di lasciarlo andare via tranquillo. Ne approfitto per farvi vedere altre tane di polpo che sono inconfondibili con tutte le rocce e le conchiglie vuote che il polpo porta vicino alla sua tana per chiuderne l'entrata. In questa tana però il polpo non c'è, probabilmente era quello che avevamo incontrato prima. Più avanti vedo un'altra tana dalla superficie che è visibilissima perché si vede subito che le pietre sono state spostate da qualcosa. Qui il polpo c'è ed è molto piccolo e appena mi vede si ritira nelle sue stanze impaurito. Qui il fondale è molto più alto rispetto a prima, però c'è meno pesce. Probabilmente i pesci stanno mangiando nel bassofondo dove c'è più schiuma e più corrente. L'unica preda che riesco a scorgere è un'orata, che non riesco a vedere bene, ma che sta mangiando sotto una roccia. Faccio un agguato sperando di ritrovarla alla fine del mio percorso. Ma dopo qualche metro mi accorgo che è scomparsa nel nulla e ci rimango malissimo. A questo punto decido di uscire per riprovare con condizioni diverse.
Tornando indietro, raccolgo una busta di plastica. Sono proprio queste che vengono scambiate per meduse e mangiate per sbaglio dalle tartarughe marine, molte delle quali purtroppo muoiono. A proposito, se non lo avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale per darci così il massimo supporto. Il giorno dopo, all'alba, con un mare molto più mosso, ci riprovo. Con un mare così potrei vedere pesci davvero più interessanti. Tuttavia ho solamente un'ora e mezza per provare ad avvicinare una bella preda, prima che il sole si alzi del tutto e che i pesci ritornino in acque molto più profonde. Al primo aspetto vedo subito delle belle salpe, che sono anche a portata di tiro. Tuttavia decido di non sparare, sperando in qualche pesce differente. In queste condizioni di forte corrente, la strategia migliore è proprio quella di fare piccoli aspetti, evitando però degli agguati che, in queste condizioni di corrente, non sono semplicissimi da effettuare, soprattutto con l'acqua bassa. Faccio un secondo aspetto e subito un piccolo sarago viene a tiro, però non è grande e decido quindi di continuare senza provare neanche a sparare. Finalmente il pesce c'è, però è molto difficile pescare perché la corrente è forte e il mio fucile, per queste condizioni, è decisamente troppo lungo. Ancora più avanti vedo moltissime salpe, alcune di grandi dimensioni che stanno mangiando tranquille le alghe su uno scoglio. Mi immergo e mi avvicino lentamente e provo a mirare la salpa più grande, però la forte corrente rende impossibile prendere la mira e sono costretto a limitarmi a osservare i pesci che mi sfilano vicino. Non si allontanano troppo e dopo qualche metro le incontro di nuovo. Ma quelle più grandi che avevo visto prima non ci sono e decido di non sparare. Il pesce c'è, ma bisogna fare molta attenzione. La corrente e le onde mi spostano molto e non vorrei finire catapultato sulle rocce. Più avanti si apre una baia dove l'acqua è più profonda e dove in passato però non ho mai visto pesce. Ma appena mi affaccio, vedo in lontananza una grossa spigola che mi viene incontro. Non faccio però in tempo neanche a pensare che un'onda mi sposta violentemente e il pesce purtroppo scappa. Mentre cerco di stabilizzarmi, vedo altri due pesci che sembrano ricciole, anche se nella schiuma è difficile distinguerle. Decido allora di provare a fare un aspetto, l'unica strategia che può funzionare per cercare di far avvicinare sia le ricciole, ma soprattutto la spigola. Mentre mi immergo, ripenso proprio alla spigola, ma non credo che tornerà. Sicuramente mi ha visto ed è scappata lontano, però le ricciole non mi hanno visto e potrebbero tornare. Mentre aspetto sul fondo e ripenso a quello che è successo, ho la sensazione di dovermi girare. Lo faccio e in lontananza scorgo una sagoma. Si tratta sicuramente di un pesce e sembra un barracuda. È lontano, ma devo aspettare. Si avvicina con una lentezza incredibile mentre il fiato sta finendo. E finalmente, dopo qualche secondo, si porta a tiro. Preso perfettamente, l'asta l'ho trapassato e ora devo soltanto recuperarlo con calma. Anche in questo caso non bisogna mai avere fretta, perché il pesce potrebbe strapparsi in qualsiasi momento. Questo è il mio primo barracuda preso sott'acqua e non mi aspettavo una reazione così violenta. Gli lascio il tempo di sfogarsi con un leggero tira e molla, però poi il pesce mi viene contro velocemente. Allora capisco che devo afferrare l'asta per poterlo controllare e solo allora poi lo finisco con il coltello. È davvero un bel pesce, ma è solo? Dove sono i suoi compagni? Ma soprattutto, cosa ci facevano in pochi metri spigole, ricciole e barracuda? La risposta arriva subito. Migliaia di piccoli pesci, credo latterini, si sono fermati nella baia e i predatori li stanno cacciando. Cerco allora di fare qualche agguato e qualche aspetto e mentre mi avvicino rivedo le due ricciole. Sono però pesci piccoli, di circa 1,5 kg e non vale la pena rompergli le scatole. Spero però di trovare un'altra bella spigola e provo di nuovo a fare qualche aspetto. Si avvicina soltanto un grosso tordo, un pesce buonissimo da mangiare, ma che mi fa sempre un po' di tenerezza. Nella schiuma ci sono anche moltissime occhiate, ma come al solito si tengono a debita distanza dal fucile.
Dopo un'altra decina di minuti, tra aspetti e agguati, il mare comincia ad agitarsi sempre di più e decido allora di tornare a casa, contento della mia preda che verrà cucinata con tutti gli onori. Sulla via del ritorno ne approfitto per togliere qualche pezzo di rete che è stato messo molto vicino alla costa e che il mare ha strappato. Finalmente sono riuscito a ritrovare il pesce, ma soprattutto ho visto tantissimi ricci e anche una pinna nobilis, mollusco che negli ultimi 2 anni ha rischiato di sparire per sempre. Questa immersione mi è piaciuta molto, al di là del pesce che ho preso, ho rivisto di nuovo la vita in un mare che sembrava morto. Speriamo che il cambio di stagione e le mareggiate possano portare sempre più pesce lungo queste coste della Sardegna.